Per esempio, io potrei dire: se vinco 1.000.000 di euro, mi compro una Ferrari. Questo è un periodo. Perché dico che è un periodo? Perché è un'unità composta da due frasi tra loro collegate. In particolare è un periodo ipotetico perché c'è la congiunzione se. Una delle frasi dipende dal verificarsi di una condizione introdotta dal se. In questo periodo ho usato il presente indicativo in entrambe le frasi. Quindi, se vinco, mi compro. Questo è un modo molto 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 comune di esprimersi e di solito non viene insegnato. È un tipo di periodo ipotetico che a me personalmente piace molto. Invece di dire così, cioè invece di usare il presente indicativo, io potrei anche usare il futuro semplice, quindi potrei dire: se vincerò 1.000.000 di euro, mi comprerò una Ferrari. Qual è la differenza tra questo periodo con il futuro semplice e il periodo precedente con il presente indicativo? In realtà non c'è una grande differenza. Diciamo che il periodo con il presente indicativo è più generale, mentre quello con il futuro semplice si riferisce chiaramente al futuro. Comunque in generale non c'è una grande differenza. È chiaro che comunque anche se dico se vinco mi compro, sto parlando di una cosa che succederà nel futuro. Diciamo che nel parlato è sicuramente più comune il presente indicativo rispetto al futuro semplice. Comunque sia, invece di dire così, io potrei anche dire: se vinco 1.000.000 di euro, mi comprerò una Ferrari. Come vedete, questo periodo è leggermente diverso dagli altri due perché comunque non è simmetrico, cioè in una frase ho usato un tempo, il presente indicativo, nell'altra ho usato un altro tempo, il futuro semplice. In particolare, per come la vedo io, una frase di questo tipo sottolinea la distanza temporale tra le due cose. Cioè, se vinco 1.000.000 di euro oggi, più avanti, magari fra 3 anni, oppure fra 10 anni, mi comprerò una Ferrari. Quindi probabilmente se uno dice una cosa di questo tipo non intende dire se vinco una Ferrari, scusate, se vinco 1.000.000 di euro oggi, domani mi compro una Ferrari, ma probabilmente intende dire in futuro, più avanti, tra qualche anno, mi comprerò una Ferrari. Comunque sia, vediamo un altro tipo di periodo ipotetico. Invece di dire così, io potrei dire: se vincessi 1.000.000 di euro, mi comprerei una Ferrari. Questo è il cosiddetto periodo ipotetico del secondo tipo o periodo ipotetico della possibilità. Perché viene chiamato della possibilità? Perché si riferisce a una cosa che potrebbe succedere. Potrebbe succedere, potrebbe non succedere. La particolarità di questo periodo ipotetico è che nella frase con il se si usa il congiuntivo imperfetto, nell'altra frase si usa il condizionale presente. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Se vuoi migliorare il tuo livello di italiano, mi raccomando, iscriviti e attiva le notifiche. Invece di dire così, io potrei anche dire: se avessi vinto 1.000.000 di euro, mi sarei comprato una Ferrari. Questa frase è molto diversa dalla precedente. Questo infatti è il cosiddetto periodo ipotetico del terzo tipo. Questo tipo di periodo ipotetico viene definito dell'irrealtà proprio perché si riferisce a una cosa che non è successa. In particolare sottolinea il fatto che c'era questa possibilità, poi però questa cosa non è successa e ora non può più succedere. Il 1.000.000 di euro non l'ho vinto e quindi, visto che non ho vinto il 1.000.000 di euro, non mi sono comprato la Ferrari.
Secondo la grammatica italiana, nel periodo ipotetico del terzo tipo bisogna usare il congiuntivo trapassato e il condizionale passato. Questo almeno ufficialmente. Poi nel parlato, in realtà, molte persone usano sempre l'imperfetto, quindi in tutte e due le frasi usano l'imperfetto e dicono: se vincevo 1 milione di euro, mi compravo una Ferrari. Questa, diciamo, è la variante informale del periodo ipotetico del terzo tipo. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che io non ho vinto il 1 milione di euro, non ho comprato la Ferrari. Se usate l'imperfetto vi arrestano? Arriva la polizia grammaticale oppure la SWAT grammaticale e vi arresta? No, non arriva la polizia grammaticale, perché comunque questa è una forma tipica del parlato, è una forma molto 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 comune. Quindi nel dubbio, per evitare errori atroci con il congiuntivo, vi consiglio di usare questa variante, cioè di usare l'imperfetto. Questo almeno quando parlate. Tra parentesi, a dire la verità, molti italiani quando parlano usano quasi sempre l'imperfetto. Cioè io sento più spesso frasi del tipo: se vincevo 1 milione di euro mi compravo una Ferrari, piuttosto che se avessi vinto 1 milione di euro mi sarei comprato una Ferrari. In ogni caso, invece di dire così, io potrei anche dire: se avessi vinto 1 milione di euro mi comprerei una Ferrari. Questo periodo è molto interessante perché comunque rappresenta una fusione, se vogliamo. Intendo una fusione tra il periodo del secondo tipo e il periodo del terzo tipo, perché nella prima frase ho il congiuntivo trapassato, che è tipico del periodo ipotetico del terzo tipo, mentre nella seconda frase ho il condizionale presente, che è tipico del periodo ipotetico del secondo tipo. Questa frase, se vogliamo, sottolinea la distanza temporale tra le due cose. Quindi io la interpreto così: se avessi vinto in passato 1 milione di euro, oggi mi comprerei una Ferrari. Quindi in sostanza si riferisce a considerazioni che vengono fatte nel presente. Il periodo ipotetico del terzo tipo invece si riferisce chiaramente al passato. Ecco, spero che questa panoramica vi abbia aiutato a capire il periodo ipotetico. Come dicevo, se volete imparare cose nuove sulla grammatica italiana che di solito non vengono spiegate ai corsi di italiano, vi invito caldamente a iscrivervi al canale. Nel frattempo, qui in alto ti lascio un altro video che ti consiglio caldamente di guardare. Mi raccomando, dagli un'occhiata e che la forza della lingua italiana sia con te.